Ciao ragazzi, ci ritroviamo un'altra volta con Stefano Gaeta, il nostro responsabile dei call-out dei test su pista. E dopo aver parlato l'ultima volta delle attesissime super sportive che sono state presentate quest'anno, quindi le due più attese erano la Honda Fireblade CBR 1000 RRR e la Panigale V4S in configurazione 2020. Quindi ci rivediamo per parlare invece delle Hyper Naked che sono state presentate quest'anno, quindi le nuove nude con potenze stratosferiche. In ordine di arrivo abbiamo la KTM Super Duke R 1290, la Kawasaki ZH2 con compressore rotativo, 1000 cilindrata 4 cilindri e l'ultimissima arrivata, la Street Fighter V4 Ducati versione S, che abbiamo appena provato sul nostro impianto di Vairano. Stefano, di nuovo tre moto che abbiamo provato in pista, di nuovo in tre condizioni diverse, in particolar modo quest'ultima. Sì, allora intanto buongiorno a tutti, grazie ancora di seguirci qua sui nostri canali social. Sì, siamo qua a fare un po' il punto della situazione di queste tre super nude che abbiamo provato nell'ultimo mese, diciamo, e come si evince siamo seduti qua su dei fence di plastica perché proprio oggi abbiamo terminato il test in pista appunto della Street Fighter V4 derivata dalla Panigale V4. Quindi abbiamo noi per fortuna il privilegio di poter avere una pista di test privata dove continuiamo, tenendoci molto margine vista la situazione, continuiamo i test e appunto in ordine cronologico l'ultima che abbiamo avuto modo di provare è stata la Street Fighter V4 che Ducati ci ha fatto tra virgolette recapitare direttamente a domicilio, esattamente. Sono tre super nude davvero molto diverse molto diverse perché hanno caratteristiche nella loro resa dinamica davvero molto diverse, assolutamente. Allora cominciamo vedendo come sono fatte. Con 200 cavalli la Kawasaki ZH2 è la naked giapponese più potente mai prodotta. Nonostante questo non punta all'efficacia in pista, come evidenzia anche la sua estetica poco convenzionale, che adotta lo stile Sugomi declinandolo in un cupolino che è quasi una mezza carena. Costa 18.040 euro. Tecnicamente è costruita attorno alla base del 4 cilindri in linea Kawasaki, reso però unico dalla presenza di un compressore centrifugo, un sistema di sovralimentazione azionato dall'albero motore, quindi costantemente sincronizzato alle esigenze del propulsore, che è stato accordato di conseguenza in pistoni, taratura dell'iniezione e sistema di raffreddamento, di fatto misto ad acqua e olio. La ciclistica si basa sull'ormai classico telaio traliccio in tubi con motore portante che Kawasaki ha introdotto proprio con la Ninja H2, il suo primo modello sovralimentato. Le sospensioni non prevedono controllo elettronico ma sono al top della produzione Showa con la forcella Big Piston a steli separati e il mono con leveraggi. I freni sono Brembo con all'anteriore pinze radiali M432 e doppio disco da 290. Kawasaki è stata la prima casa giapponese a muoversi con decisione sul fronte dell'elettronica e la ZH2 lo dimostra, piattaforma inerziale a 6 assi e una serie di algoritmi dedicati come il Kawasaki Cornering Management Function e il Kawasaki Intelligent Braking System che sovraintendono alla guida, sempre in ottica prevalentemente stradale, e sono raccolti in 3 riding mode. Il fatto che KTM abbia scelto come ammiraglia una naked e non una super sportiva la dice lunga sulle attenzioni dedicate alla 1290 Super Duke R, una moto da 180 cavalli per 180 kg, che costa 18.920 euro chiave in mano. Corta, con il serbatoio a dorso di bisonte e una linea super aggressiva, è costruita attorno a un telaio a traliccio, irrigidito per il Model Year 2020 e verniciato in arancio come tutte le KTM più racing. Il forcellone monobraccio è ora più lungo e lavora con un nuovo mono VP Apex accordato a una forcella sempre VP. Questo telaio accoglie, ora in funzione portante, un bicilindrico da 1301 cm3 con enormi pistoni da 108 mm di diametro, che respira attraverso una presa d'aria posta al centro del faro. Un motore che si era già fatto notare e che riceve ora nuovi carter più leggeri, un albero motore con minore inerzia e nuove valvole in titanio. All'interno dei corpi farfallati da 56 mm arrivano secondi iniettori di sommità, ci sono bobine potenziate per migliorare la combustione, camere di manovella ottimizzate e un nuovo cambio con cambiati più fluide. Anche l'elettronica è stata accordata e riprogrammata per aumentare il feeling del pilota. Grazie alla nuova piattaforma inerziale a 6 assi sono stati aggiornati tutti gli algoritmi a partire dal controllo di trazione, ora cornering.
Tutti i riding mode sono stati modificati per dare al pilota più sensibilità e feeling sul motore e tutte le informazioni sono contenute nel nuovo display TFT antigraffio e antiriflesso con schermate ancora più intuitive. È sicuramente una delle moto più attese dell'anno questa Ducati Street Fighter V4, la prima moto non replica di Borgo Panigale a usare il V4 nato per la Superbike. La base tecnica è la stessa della Panigale V4 con il telaio front frame e il motore 1103 cm3 portante e ruotato all'indietro per centralizzare le masse. Ha l'albero controrotante per ridurre il momento di inerzia del veicolo e misure da MotoGP con alesaggi 81 mm e numeri da capogiro 178 kg per 208 cavalli. Da capogiro anche il prezzo, 23.290 euro per avere questa versione S dotata delle sospensioni Öhlins a controllo elettronico semiattivo e dei cerchi marchesini forgiati. Il motore mantiene 4 corpi farfallati a doppio iniettore, ma ha una fasatura dedicata e il rapporto finale più corto, oltre che una mappa pensata espressamente per uso stradale. Sempre per migliorare il comfort, la bancata posteriore può essere disattivata in città se il motore è troppo caldo. Ci sono poi una sella più imbottita e sovrastrutture diverse, che prevedono comunque una coppia di ali biplano per aumentare la stabilità ad alta velocità. La frenata è affidata ad un impianto Brembo stilema e l'elettronica riprende quella della Panigale V4S, fra le più ricche ed evolute al mondo, e che include tra l'altro lo slide control per il controllo attivo della derapata. Ok, va bene Stefano, abbiamo visto quindi 3 moto costruite in modo piuttosto diverso, che si rivolgono, adesso ci dirai meglio, ma a un pubblico differente e che abbiamo provato in 3 condizioni differenti. Sì, abbiamo provato in 3 condizioni differenti. Allora, per Kawasaki siamo volati niente po' di meno che a Las Vegas. La moto l'abbiamo provata in situazioni abbastanza diverse tra di loro, quindi abbiamo fatto una mezza giornata in una cosiddetta pista di test. Non era un vero e proprio circuito, però l'abbiamo guidata, e questo l'abbiamo poi scritto anche nell'articolo che leggerete su Due Ruote, l'abbiamo guidata indossando la tuta di pelle, quindi tutto l'abbigliamento previsto per l'uso in pista. Abbiamo poi avuto la fantastica possibilità di avere l'esperienza di guidarla su questo famoso anello dove vengono corse le gare di NASCAR, quindi per veramente tirare fuori tutti i 200 cavalli del 4 cilindri giapponese. Quindi un ovale ad alta velocità. Quindi un ovale ad alta velocità con 2 bank, quindi con 2 sopraelevate veramente spaventose, e la secondo giorno invece l'abbiamo poi guidata normalmente sulle strade aperte al traffico, ovviamente con tutti i limiti che Okay. diciamo precisi che ci sono negli Stati Uniti per le velocità. Si torna in Europa? Si torna in Europa Per e si va a provare la KTM, quindi voliamo in Portogallo, proviamo la Super Duke 1290 una mezza giornata per strada, e quindi una strada tutta guidata, molto bella, con dei paesaggi meravigliosi, ma soprattutto nel pomeriggio indossiamo la tuta di nuovo e ci scaraventiamo nello straordinario toboga di Portimao, che è veramente una pista dove non vorresti mai smettere di girare, perché ci sono sali, scendi continui, curve cieche, insomma Sì. una volta presa, relativamente recente, ma che è entrata subito nel cuore degli appassionati. Sì, assolutamente. Noi non avevamo mai avuto la possibilità di guidarci, è stata la nostra prima volta. Una volta prese le misure, grazie anche ovviamente agli apripista che ti fanno un po' di testing davanti per insegnarti le traiettorie principali, abbiamo guidato poi davvero con un godimento, un divertimento pazzesco. L'ultima in ordine di tempo, Ducati. Nel frattempo si cala violenta la tragedia del Covid-19, quindi viene abortita la presentazione della Street Fighter, Che Ducati avrebbe dovuto essere a Ronda. Altro circuito molto provante, perché comunque è un circuito privato ma con diverse configurazioni, con delle curve che richiamano curve famose di altri circuiti nel mondo, e quindi Ducati ci recapita qui nella nostra tracciato di test la Street Fighter, quindi la usiamo sì nella nostra pista, ma cercando per quanto possibile di riprodurre anche una guida diciamo stradale, quindi utilizzando le marce lunghe, cercando di rimanere all'interno della traiettoria come se stessimo guidando su una strada aperta al traffico, e non per forza sempre soltanto impostando le traiettorie come si fa effettivamente in circuito. Allora, abbiamo 3 moto radicalmente differenti tra di loro, in particolare Kawasaki punta su un 4 cilindri sovralimentato,
KTM resta l'unica con Hyper Naked con un motore a 2 cilindri, questo motorone diciamo con questi cilindri che ormai sono dei piatti da pistoni enormi che si muovono su e giù. E Ducati invece trapianta il V4 della Panigale nella Street Fighter, in realtà è un'operazione magari leggermente diversa di cui parliamo meglio più tardi, però quindi nella resa dinamica queste moto così diverse su strada come ti sono sembrate? Allora sono davvero molto diverse tra di loro, perché diciamo che partendo dalla Kawasaki ZH2 è una super nuda pensata principalmente per l'uso stradale, quindi diciamo tutta la libidine ruota intorno a questo motore e all'erogazione del suo motore, che è davvero quanto di più pastoso, morbido, fruibile per strada uno possa desiderare, a fronte, ripeto, di 200 cavalli che, se richiamati dal comando dell'acceleratore, veramente ci sono tutti e ti lancia a velocità da iperspazio in un battito di ciglia. Ma è una moto molto comoda, una posizione in sella molto confortevole, le sospensioni filtrano sempre il giusto, non sono né troppo rigide né troppo morbide, quindi diciamo tutta l'armonia della ZH2 è pensata principalmente per l'uso stradale, tanto è vero che quando poi abbiamo fatto capolino in questo circuito di test, come dicevamo, nei dintorni di Las Vegas, ci siamo subito resi conto di quelli che potevano essere i limiti della moto nell'uso in pista e quindi nella guida in pista, quindi frenate con i freni in mano fino all'interno della curva, angoli di piega particolarmente accentuati che è quasi impossibile riuscire a riprodurre su strada. Quindi la ZH2 è una super naked meravigliosa da guidare, con tantissima tecnologia, con appunto la libidine di essere l'unica moto al mondo dotata di compressore rotativo, ma che va utilizzata principalmente per strada. Okay. Lascia poco spazio all'utente che eventualmente ogni tanto nel weekend si vuole regalare una giornata di guida in pista. Non è fatta per quel tipo di utilizzo, okay, lì, no? Sulla carta anche la KTM è una moto che nasce per l'utilizzo prevalentemente stradale, anche perché non ha una sorella ipersportiva, non deriva da una sorella ipersportiva, visto che KTM ha un po' abbandonato il progetto RC8 negli ultimi anni. Sì, assolutamente. KTM nasce con l'idea, ovviamente non è una nuda, non è una super sportiva spogliata, ma è una nuda che nasce per essere una nuda. Il messaggio di KTM è assolutamente che per loro quella è una fan bike, quindi una moto con prestazioni straordinarie, ma che deve soprattutto divertire nella guida. Sì, su strada noi l'abbiamo trovata davvero molto goduriosa, ovviamente è una moto meravigliosa da usare. Per assurdo la configurazione del motore, cioè il motore bicilindrico, avendo KTM la possibilità di variare alcuni setting dell'elettronica che la rendono un pochino più morbida, soprattutto la risposta del comando dell'acceleratore, che in un motore così di cubatura così grossa in bicilindrico potrebbe rendere le cose un po' complicate nell'utilizzo stradale. La 1290 Super Duke R su strada è assolutamente fantastica, basta mettere una marcia dietro l'altra a 4-5 mila giri che lei fa strada senza dar segno di nessuna difficoltà, e con questo motorone, con questa coppia davvero da automobile, sul serio, perché stiamo parlando di qualcosa tipo 140 Nm di coppia, sì, quindi sì. Una macchina, e quindi per strada è davvero la goduria più assoluta. Tendenzialmente KTM, come cita il loro claim Ready to Race, su strada ha per esempio un setting di sospensioni tendente un po' al rigido, no? Per cui è sempre una moto abbastanza reattiva nelle reazioni ciclistiche. Ci hai già parlato un po' dell'elettronica, quindi anche Kawasaki, dicevi, ha tutta una armonia che è pensata più per l'utilizzo stradale, quindi anche la taratura dell'elettronica nasce un po' per questo impiego. KTM molto sportiva, ma comunque con l'elettronica che le aiuta tanto in strada, e Ducati fa un esercizio completamente diverso dalle altre due, perché prende praticamente la Panigale, una delle moto più spinte, più arrapanti nella guida in pista, e la travasa nell'utilizzo stradale. Per fare questo c'è tanto lavoro dell'elettronica, anche perché abbiamo provato la versione S, che ha un prezzo decisamente elevato, importante, quasi 23.000 euro, però offre la possibilità veramente di avere le sospensioni elettroniche, c'è tante cose elettroniche che collaborano insieme per dare un risultato che alla fine è una guidabilità su strada
che in teoria dovrebbe essere effettivamente migliore rispetto al Panigale, è così? Allora, per noi è stata una piacevolissima sorpresa guidare la Street Fighter, diciamo, in configurazione stradale, perché ci pensavo proprio mentre venivo qua. Io negli anni 90 avevo in camera una fotografia di un collaudatore francese che faceva questa rizza pazzesca con una moto che così alla prima occhiata poteva sembrare un Monster, ed era a tutti gli effetti un serbatoio di un Monster, ma negli anni 90 Monster motori raffreddati a liquido non ce n'erano, in realtà aveva il radiatore del raffreddamento a liquido davanti, quindi evidentemente era una 916 spogliata. Quindi tutto per dire che la Street Fighter in realtà è un po' banale pensare che in Ducati abbiano preso la loro Panigale V4, le abbiano tolto le carene, messo un manubrio alto con i riser e risolta così la questione. C'è stato un lavoro di affinamento per ottimizzare la resa della Street Fighter soprattutto in strada, e quindi per rendere questa Super Naked una moto estremamente fruibile, e per noi è stata in assoluto la prima impressione super positiva, cioè usata nel nostro tracciato e, ripeto, utilizzando marce lunghe, rapporti lunghi, guidando magari sporgendosi poco dall'asse della moto, eccetera eccetera. La Street Fighter è molto fruibile, molto bella, riprende da un bassissimo numero di giri senza scalpitare, la risposta al comando dell'acceleratore è molto filtrata, addirittura ci è sembrata quasi un po' mollona, come si dice, di sospensioni, quindi comunque è comoda, si percepisce il trasferimento di carico, che non è un difetto nell'uso stradale, anzi la sella è confortevole, è stato modificato l'attacco del serbatoio proprio per permettere di avere una sella più comoda, una posizione in sella più piacevole, le pedane sono state abbassate, quindi le ginocchia sono meno piegate, quindi anche nell'uso siamo davvero curiosi di poterla guidare una giornata intera in giro nelle strade aperte al traffico, per metterne alla luce quelli che sono proprio le caratteristiche. Andiamo un po' al punto, che secondo me è la domanda che un po' da una parte ci si pone. Cioè, veniamo da anni in cui c'è sempre stata la rincorsa al di più, abbiamo l'elettronica che ci aiuta tanto, ma adesso parliamo di moto che hanno 180 cavalli la KTM, 200 la Kawasaki e 208 la Street Fighter. Tra l'altro Kawasaki potrebbe averne ben di più con la sovralimentazione. Ecco, non è troppo nella guida su strada? Allora, troppo sì, nel senso che sinceramente sì, troppo quantomeno inutile, ecco, perché magari non era questo il ragionamento, però pochi giorni fa abbiamo guidato una moto con 120 cavalli per 100 e rotti chili di peso, della quale vi racconteremo a breve, e per strada è assolutamente godimento puro. Certo, sono troppo anche i SUV da 400 cavalli a gasolio e 24-25 quintali di peso, il troppo poi è assolutamente relativo. Certo che se uno ha la libidine, il gusto, insomma la passione anche di possedere e guidare moto con certe caratteristiche, sinceramente io credo che la tecnologia vada avanti, quindi è giusto che ci sia un po' una rincorsa. È un troppo che comunque non mette in imbarazzo. Se uno, soprattutto con l'elettronica, se te la regoli giusta, mi dicevi quasi per tutte vai per strada e metti una mappa che comunque è abbastanza castrante rispetto al troppo, quindi diventa una cosa umanamente sfruttabile e anche divertente. Diciamo che il problema poi subentra nel cercare di vincere il desiderio che abbiamo tutti noi motociclisti di andare a pizzicare la parte alta del contagiri per vedere se effettivamente questi 180, 200 o 208 cavalli ci sono, no? Chiaramente stiamo parlando di naked che fanno abbondantemente più di 270 km, 280 km all'ora veri di dato GPS, quindi in condizioni difficilissime, perché con manubrio alto, senza protezione aerodinamica, quindi fatto diciamo un ragionamento logico, sì, effettivamente potrebbero essere completamente inutili, però sarebbe sciocco non dire che ti danno davvero una grande goduria, una grande libidine. Ok.
Dove non sono troppo è sicuramente in pista, quindi per quello che si può dire dell'uso in pista. Allora, dove non sono troppo è sicuramente per l'uso in pista, certo. Allora, con tutto che la Kawasaki ZH2 è davvero una moto che ci è piaciuta moltissimo ed ha una moto che ha un equilibrio e un'armonia meravigliose, mi sento di toglierla, diciamo, dal confronto tra virgolette diretto nell'uso in pista, perché, come abbiamo detto prima, mette presto in luce quelli che sono i suoi limiti di una Super Naked pensata principalmente per l'uso stradale. Anche l'elettronica, come dicevi tu prima, è pensata soprattutto per come dire, tutelare il pilota, e quindi non per permettere al pilota, intervenendo sulla sua elettronica, di migliorare la sua performance in pista, no? Per cui Kawasaki ha, diciamo, la possibilità di intervenire sull'elettronica un po' più ridotta rispetto alle altre due. KTM, che vuole essere un po' una via di mezzo, in realtà è una vera e propria fan bike, perché comunque usata a Portimao, ripeto, questo circuito spaventosamente provante, molto molto tecnico, molto difficile. Apro una parentesi, siamo rimasti tutti un po' sorpresi della scelta di KTM di dotare la 1290 per i turni in pista di gomme Bridgestone, diciamo sportive stradali, ma più stradali che sportive. Sì, oltretutto, slick, esatto, oltretutto in una giornata in cui il clima era veramente quasi estivo, quindi molto caldo. Nonostante questo, noi ci siamo davvero davvero divertiti come dei pazzi, perché la Super Duke è super precisa, super rigorosa, ha questo motore che tira sempre fuori da qualsiasi curva senza nessun problema. Non conviene insistere troppo, perché arrivati a un certo numero di giri è di gran lunga più efficace mettere il rapporto dopo e farla correre. A quel punto lì in pista la ciclistica, che su strada sembra settata un po' sul duro, dà il meglio di sé e quindi la rende una moto molto rigorosa, molto stabile, molto veloce nei cambi di direzione, quindi per noi veramente KTM è stata fantastica. La Street Fighter usata nel nostro circuito di Vairano, oltretutto noi che nel circuito di Vairano qualche giro negli anni l'abbiamo fatto, quindi diciamo giochiamo un po' in casa, sicuramente abbiamo capito subito che di carne sulla griglia ce n'è veramente tanta, e quindi meriterebbe forse, a onor del vero, di essere provata il prima possibile in un tracciato davvero davvero provante, dove anche le prestazioni, per cui dove ci siano magari curvoni da 220, 230, 240 all'ora per evincerne davvero il rigore direzionale, la stabilità. Chiaro, l'elettronica invece della Street Fighter è, rispetto alle altre due passi superiore. Perché? Perché deriva paro paro da quella della Panigale V4, quindi mentre KTM, riassumendo, ha un'elettronica votata all'uso stradale, KTM può essere considerata una via di mezzo ma che permette assolutamente delle giornate di track test senza nessun problema, la Street Fighter è, diciamo, ha un'elettronica 2.0 rispetto alle altre due. E quindi la Street Fighter, diciamo, chiama in causa un po' l'elefante nella stanza, no? Quella moto che negli ultimi anni è diventata il riferimento delle Hyper Naked, a sua volta derivata da un'ottima sportiva che è la Tuono V4 di Aprilia. Esatto. E che sembrerebbe, insomma, dei primi riscontri che Ducati veramente si è avvicinata tanto, e quindi tutti aspettano un po' l'occasione adesso di fare assolutamente, diretto. assolutamente. Adesso. Quello che ci si è detto tra colleghi tester, dato che in realtà la Tuono è sempre stata, magari forse anche solo per noi tester, perché purtroppo i dati di vendita non l'hanno mai premiata moltissimo, ma è sempre stata per noi tester forse la moto di riferimento nella categoria. Adesso, a maggior ragione, l'ultima versione sviluppata, quindi con le sospensioni semiattive, siamo davvero davvero curiosi di metterla a confronto con la Street Fighter, perché la nostra prima impressione, per quanto un po' abortita da questa purtroppo tragica situazione, è che la Street Fighter sia proprio lì a contendersela, a giocarsela con la Tuono. Chiudiamo, ti chiedo una cosa che svetta sulle altre per questi tre modelli, cioè qual è
punto forte, comprerei la Kawasaki perché? Comprerei la KTM perché? Allora, sicuramente comprerei la Kawasaki perché quel raglio che fa il compressore centrifugo in apertura e in rilascio, che le prime volte ti spaventi quasi perché sembra che si sia rotto qualche cosa, perché è un rumore molto metallico, molto meccanico, esatto, e comunque quando spinge, come tu ben sai, essendo centrifugo gira in funzione dei numeri di giri dell'albero motore, chiaramente quindi è sempre in funzione, ma all'aumentare il numero dei giri ovviamente la spinta aumenta. Quindi la comprerei perché quella spinta spaventosa, sì. oltre diciamo un certo che è una sensazione che non ha riferimenti, che non ha nessun tipo di riferimento, non è paragonabile a nient'altro. Poi magari nei 400 da fermo, nel chilometro da fermo, non è detto che sia quella che strappa il dato numerico migliore, ma la sensazione è sicuramente quella più spaventosa. La KTM la comprerei perché è veramente una moto ignorante, cioè proprio da ignorante, ed fai una super fatica a non farti prendere la mano, perché c'è sempre questa castagna che lì è pronta a dartela. E la Street Fighter la comprerei perché è tecnologia, è libidine, è design, è raffinatezza, non lo dico con campanilismo perché porto il tricolore sul petto, ma è proprio, diciamo, l'eccellenza italiana ai massimi livelli. E quindi il fatto di aver pensato di spogliare una Panigale V4 per farla andare in giro per strada e mettergli un manubrio alto, già secondo me quella cosa lì meriterebbe di essere acquistata per quel motivo lì. Ottimo, va bene, torneremo presto anche a parlare di queste moto. Continuate a seguirci sui nostri canali social e ringraziamo Stefano di nuovo per questa chiacchierata e ci vediamo la prossima volta. Grazie a voi, e seguiteci e ci vediamo, speriamo presto, sulle strade aperte al traffico di tutti i giorni. In bocca al lupo! Ciao! Eccoci qui, scende il sole sul circuito fantastico, un vero e proprio toboggan di Portimao. La giornata si è conclusa alla stragrande. Oggi siamo stati ospiti di KTM per la presentazione stampa della nuova KTM 1290 Super Duke R. Presentazione divisa in due tranche, una parte al mattino con la guida su strada e una parte al pomeriggio appunto nel circuito di Portimao. Quindi vogliamo raccontarvi brevemente le nostre sensazioni rispetto alla Super Duke 1290R per quanto riguarda l'utilizzo stradale e per quanto riguarda l'utilizzo in pista. Una moto completamente nuova, il 90% delle componenti sono state rifatte da capo e quindi molte sono interessantissime novità. La 1290 in strada come funziona? Funziona molto bene, è una naked dalla posizione comoda, non vibra, la posizione la triangolazione sella manubrio pedane è assolutamente confortevole. Noi siamo alti 173 cm, quindi ci siamo trovati molto a nostro agio. Funziona tutto molto bene, è una moto molto godibile. Ovviamente stiamo parlando di un motore in grado di erogare 180 cavalli e 14 Nm di coppia. Questo perché ci teniamo a precisarlo? Ci teniamo a precisarlo perché il meglio di sé questa moto in strada lo dà utilizzando soprattutto i rapporti alti. Non bisogna insistere troppo con il gas, lasciarla correre tra le curve in maniera morbida, utilizzare le marce alte grazie anche a un quick shifter davvero molto efficace. Funziona benissimo in scalata anche a un bassissimo numero di giri motore. Quindi una marcia in più e godersi queste meravigliose strade dell'Algarve è stata la chiave di lettura perfetta per questa Super Duke. Anche la frenata, che è prevista per arrestare prestazioni davvero spaventose, su strada l'abbiamo trovata davvero molto piacevole. Il primo attacco delle pastiglie sul disco non è mai troppo aggressivo, anzi ovviamente insistendo con la leva la potenza frenante c'è tutta, c'è la possibilità di settare le mappe motore in base alle proprie esigenze. Noi ci siamo trovati bene con la mappa Street. Molto interessante anche la possibilità di settare la risposta del comando dell'acceleratore, perché a una risposta del comando dell'acceleratore più alta corrisponde un leggero scomponimento di assetto, perché la moto diventa più reattiva. Quindi cercare di non farsi prendere troppo la mano, perché nel momento in cui si va a cercare davvero la parte alta del contagiri, a quel punto la Super Duke diventa veramente una bestia, Beast 3.0 come la chiamano gli uomini in arancio. Veramente una naked spaventosa con una coppia, un tiro ai medi da allungare davvero le braccia. Per cui eravamo molto curiosi poi di arrivare fino qui
nel circuito per veramente sfruttare al 100% le prestazioni del motore di questa straordinaria Super Naked. Eccoci qua, la prova della nuova Kawasaki ZH2 Supercharged volge al termine. Abbiamo avuto 2 giornate molto intense e concludiamo questa fantastica esperienza proprio qua in Nevada, nella Valle del Fuoco, dove d'estate le temperature superano abbondantemente i 50 gradi. Temperature che fanno sudare, come fa sudare questa moto. La giornata, il press test è stato suddiviso in 2 modalità. Ieri abbiamo guidato la ZH2 in un circuito chiuso al traffico che poteva vagamente assomigliare ad una pista, e poi abbiamo fatto la fortissima esperienza di guidarla sull'anello ad alta velocità dove vengono corse le gare di NASCAR. Le nostre sensazioni ieri sera erano un po' confuse, nel senso che abbiamo trovato la ZH2 una moto molto equilibrata, dalle prestazioni davvero spaventose fornite dal suo compressore centrifugo nel quale evidentemente Kawasaki crede molto, perché dopo le 2 sportive Ninja H2 e Ninja H2R e la Sport Touring Ninja H2 SX, Kawasaki decide di applicarlo anche sulla sua Z, una lettera che per Kawasaki è molto di più che una semplice lettera dell'alfabeto, è un vero e proprio brand all'interno del brand. Quindi, tornando alla nostra esperienza di ieri, diciamo che abbiamo trovato la ZH2 un pochino fuori dal suo terreno di caccia preferito. È una moto davvero molto equilibrata, molto piacevole, ha una super posizione in sella, comoda, non vibra. Il motore ovviamente stiamo parlando di 200 cavalli, il motore c'è sempre, in qualsiasi marcia, qualsiasi regime, in qualsiasi situazione, quindi diciamo che tutto ruota intorno alle prestazioni spaventose di questo motore, ma non sono prestazioni che spaventano il pilota, anzi mettono molto a proprio agio, perché le prestazioni di questo motore non spaventano, pur essendo davvero incredibili. Ha un'erogazione che è quanto di più lineare ci si possa aspettare. In sesta marcia, a maggior ragione sulle strade americane dove i limiti di velocità sono davvero molto bassi, si può viaggiare e veleggiare proprio con un filo di gas nel più assoluto comfort. Se però c'è la necessità di aumentare leggermente la velocità o un sorpasso, è lì che la ZH2 dà veramente il meglio di sé. Basta prendere in mano il comando dell'acceleratore, srotolarlo di qualche grado e lei acquista la velocità in una maniera davvero incredibile. L'abbiamo davvero goduta invece oggi, nella seconda giornata, durante il nostro test su strada, perché probabilmente questa Super Naked giapponese è pensata principalmente per l'uso su strada. Qui regala veramente delle sensazioni meravigliose, è una moto davvero molto fluida, molto comoda. L'erogazione del motore ancora una volta su strada è quella che regala le sensazioni più piacevoli, più di godimento, perché permette di trotterellare senza preoccuparsi mai in quale rapporto si è. Oltretutto qua il quick shifter è up and down, funziona bene, ha un leggerissimo stacco durante il cambio il passaggio al rapporto successivo, ma niente di particolarmente fastidioso. La frenata per l'uso ieri tra virgolette in pista ci è sembrata non adeguatissima, nel senso che spesso percepivamo l'inserimento del sistema ABS, mentre invece su strada è davvero perfetta. È importantissimo sempre il primo attacco delle pastiglie sul disco, che qua non è troppo brusco, ma la potenza frenante c'è davvero tutta. Ovviamente per tenere a bada una potenza di questo livello il comparto elettronico è molto sofisticato, come ormai quasi tutte le moto hanno. Si può scegliere la mappa motore, si può regolare il controllo di trazione, ma è un'elettronica anche qui pensata soprattutto in funzione della sicurezza e non tanto della performance pura, quindi per assurdo in pista questa elettronica non era completamente a suo agio, quanto invece l'abbiamo trovata davvero molto accordata sulle strade aperte al traffico. Quindi davvero una moto fantastica che vi consigliamo se ci sia l'occasione di provare, però che non ci sentiamo di paragonare alle naked, diciamo, super sportive attualmente sul mercato, le sue dirette concorrenti, che permettono all'utente di togliersi anche qualche soddisfazione eventualmente in qualche track day. Questa ZH2 dà il meglio di sé nell'uso stradale, quindi è pensata per quello.
Abbiamo fatto una piccola prova statica per un eventuale passeggero che è posizionato effettivamente un po' più alto rispetto al guidatore e ha una porzione di sella a sua disposizione non particolarmente abbondante. Quindi per noi la ZH2 è assolutamente promossa, ci siamo divertiti un sacco e soprattutto abbiamo fatto fatica a rimanere concentrati sulla moto perché il paesaggio alle nostre spalle toglie davvero il fiato. Quindi seguite poi tutte le informazioni più dettagliate e il racconto della nostra prova sul prossimo numero di Due Ruote. Eccoci dalla nostra pista di test di Vairano di Vitigulfo. La giornata volge al termine, abbiamo avuto modo di godere tutto il giorno questa fantastica Hyper Naked marchiata Ducati, la nuova Street Fighter V4S. Una vera e propria Hyper Naked dalla doppia faccia. Sì, perché non è solo una Panigale V4S spogliata del suo meraviglioso vestito, come sospettavamo a inizio giornata. In realtà qui si può davvero godere una moto fruibile e assolutamente efficace anche sulle strade di tutti i giorni, senza per forza dover guidare sempre in maniera da prova speciale o meglio ancora da tempo sul giro. Ha una posizione in sella molto comoda, si può, come avevamo anticipato stamattina, regolare la del manubrio per renderla più o meno sportiva, le pedane sono alla giusta distanza, la sella è decisamente imbottita e non stanca. Ci siamo presi ovviamente lo scrupolo di fare un po' di giri della nostra pista, ovviamente utilizzando i rapporti lunghi, una mappa conservativa tipo la mappa Sport, e la Street Fighter dà veramente molto gusto, è piacevolissima, è molto rotonda, non si rifiuta di scendere sotto un certo numero di giri, anzi il quick shifter funziona bene, anche se a onor del vero dà il meglio se utilizzato in maniera un pochino più aggressiva e quindi con una guida più tendente alla pista. Naturalmente perché una Hyper Naked a due facce? Perché poi settando la mappa race, che di conseguenza riparametra tutti i livelli dell'elettronica, quindi traction control, anti-wheelie, controllo del motore, della risposta del comando dell'acceleratore e indurisce le sospensioni, a questo punto la Street Fighter diventa veramente un animale da cordolo. Quindi se finisce in mani giuste è in grado di assolutamente baccagliare contro le ipersportive di ultimissima generazione. Le ali biplano effettivamente anche qua danno una resa assolutamente efficace, l'abbiamo verificato nel nostro curvone veloce, l'unico davvero diciamo tra virgolette da pelo del circuito di Vairano. L'anteriore è molto preciso, segue molto bene la linea, è molto saldato all'asfalto. Quindi davvero una Hyper Naked dalla doppia faccia, meravigliosa, fantastica, comodissima, super fruibile nell'uso di tutti i giorni, nell'uso stradale e assolutamente efficace, probabilmente una delle più efficaci che in questo momento abbiamo avuto modo di provare dall'inizio della stagione, appunto tra i cordoli. Ci rimane il dubbio e saremo curiosi poi nei successivi approfondimenti come si trova il passeggero, perché la posizione, ribadiamo, del pilota è davvero molto comoda, visto che qua ci sono pedane per un'eventuale signorina che si voglia sacrificare e una porzione di sella che a occhio ci sembra sufficientemente confortevole. Saremo curiosi poi di verificarla in un utilizzo in coppia. Però veramente una giornata davvero fantastica. Grazie Ducati di averci mandato questa fantastica Street Fighter.